Quando si parla di trekking, una delle prime cose a cui tutti pensano è la montagna, ma esistono così tanti biomi da poter esplorare a piedi. Noi ad esempio amiamo trovare sentieri panoramici che affacciano sul mare. C'è qualcosa di speciale nel camminare tra il profumo di salsedine e fiori, con panorami che si aprono all'orizzonte, e in questo la Liguria è perfetta. Qualsiasi lato della regione si scelga di visitare, state pur certi che troverete camminate incredibili da poter fare. Noi oggi faremo base Sestri Levante, la città dei due mari, per un percorso non particolarmente impegnativo, ma assolutamente scenografico. Le splendide giornate primaverili, quando il sole non è ancora caldo come in estate, ci invogliano sempre ad andare alla scoperta di sentieri sul mare. Dato che non siamo partiti troppo presto da casa, andiamo direttamente a fare il check-in nell'appartamento che abbiamo prenotato. Un casale meraviglioso tra le colline, con strutture in pietra circondate dal verde e dal silenzio, con una vista sul golfo di Sestri pazzesca. Ci siamo goduti la tranquillità del posto per un po' prima di scendere in centro città. Parcheggiamo in piazza Aldo Moro, in un minuto siamo già tra le vie pedonali. Casette colorate ad ogni lato, una bella via centrale con negozi, panifici e gelaterie che ci immaginiamo pieni di gente in alta stagione. Ora c'è un'atmosfera rilassata e anche chi lavora qui è fuori dai negozi intento a chiacchierare. Abbiamo il mare su entrambi i lati del paese, ma girando a sinistra arriviamo nella spiaggia più piccola, chiamata la Baia del Silenzio. Un'insenatura raccolta simile a un anfiteatro, sul mare calmo e trasparente e con le case color pastello costruite praticamente sulla sabbia. Un tempo centro della vita cittadina e approdo di pescatori, la sua storia viene sottolineata dalla statua che si trova davanti all'ex convento dell'Annunziata. Continuiamo a camminare in salita verso la parte finale della penisola e passiamo accanto all'oratorio di Santa Caterina, che è andato purtroppo distrutto in un bombardamento del 1944. Gli originali rimangono solo i ruderi, mentre la statua della santa è stata posizionata in una commemorazione 50 anni dopo. A pochi metri si trova San Nicolò dell'Isola, antica chiesa romanica che segna l'inizio della parte più incontaminata del promontorio. Noi purtroppo l'abbiamo trovata chiusa, ma dovrebbe aprire in occasione delle giornate del FAI. Ne approfittiamo però per farvi vedere la bellezza del mare da questo punto. Rientrando verso il centro, la vista sul paese è veramente bella. La Baia delle Favole, in contrapposizione alla più tranquilla e intima Baia del Silenzio, è vivace e con tanti locali. Qui ci sono i più classici stabilimenti balneari e un lungomare molto piacevole, dove camminare all'ombra delle palme. Mentre il sole scende, torniamo sui nostri passi. Ora che è quasi sera, in spiaggia non c'è più nessuno. È la prima volta che visitiamo Sestri Levante, stranissimo, perché ce ne hanno sempre parlato tutti bene. In effetti è un borgo stupendo. La spiaggia dove siamo adesso, la Baia del Silenzio, è veramente meravigliosa e l'acqua è di un colore fantastico. Adesso è quasi ora di cena, andiamo a cercare un posticino dove mangiare. Abbiamo trovato un bel locale all'aperto che propone cucina tipica ligure. Sono indecisa tra le trofie e i pansoti, anche se ho appena visto il minestrone, il vero minestrone alla genovese, e sono tentata, anche se non è tanto stagione ormai, però ci penso. Alla fine sono andata sul classico, mentre Paolo ha mangiato un ottimo fritto di calamari e seppioline. Facciamo una passeggiata a lungomare con le luci della città che si accendono prima di tornare in stanza.
Questa mattina c'è una giornata ancora più bella di ieri, c'è meno foschia nonostante sia presto e il mare brilla davanti a noi. Dal grande giardino pieno di alberi da frutto profumati vediamo il promontorio che dovremo raggiungere tra poco. Da qui fino a qui. Ci spiace salutare già questo luogo così bello, ci vorrebbe una settimana di totale relax per goderselo come si deve. Scesi in paese troviamo un posticino sulla spiaggia dove fare colazione. Siamo proprio al limite con il caldo. Per quanto ci riguarda, questa potrebbe essere tranquillamente la temperatura massima per tutta l'estate. Dopo spremute e brioche andiamo in panetteria a prendere la focaccia. Avevate dubbi su cosa avremmo scelto per pranzo? Abbiamo iniziato la camminata verso Punta Manara. Il sentiero parte direttamente dal centro di Sestri, da una via chiamata Vico del Bottone, anche un nome simpatico. Il primo tratto è tutto in salita su gradini, ma come spesso capita qui in Liguria. Il percorso passa stretto tra muretti a secco e ville in un primo momento, ma man mano che ci allontaniamo da Sestri, la natura prende sempre più spazio. Oltrepassato un oliveto, svoltiamo l'angolo e davanti a noi scorgiamo l'azzurro del Mar Ligure. È un susseguirsi di panorami strepitosi. Alle nostre spalle abbiamo il promontorio e una vista speciale sulla Baia del Silenzio. Non so se riusciremo a filmarle, ma ci sono tantissime farfalle che volano intorno a noi, è bellissimo. Non vi abbiamo ancora dato i dati tecnici. L'anello che faremo oggi è di 6 km con un dislivello di circa 160 metri. Se siete abituati a questo tipo di escursioni non vi impegnerà particolarmente, ma per favore non sottovalutatelo. Ad un certo punto, ad esempio, troverete una parete abbastanza verticale. Noi non l'abbiamo trovata particolarmente sfidante, ma viene comunque indicata una variante meno scoscesa che potete seguire. Dopo circa mezz'oretta di camminata dovreste arrivare ad un bivio. Verso sinistra segna Monte Castello. Voi invece proseguite dritti nel sentiero, quello che continua a costeggiare il mare, che è segnalato da 2 quadratini rossi. Ed eccoci arrivati a Punta Manara. Con una ripida scala arriviamo proprio davanti alla torre, antica postazione di avvistamento del sistema difensivo della Repubblica di Genova. Da qui possiamo vedere Sestri da un lato, Riva Trigoso dall'altro e una distesa di blu di fronte a noi. Per essere un giovedì qualsiasi di aprile ci sono più persone di quelle che ci aspettavamo. Forse perché è la stagione perfetta per questo percorso. In estate ci sentiamo di sconsigliarvelo. Dopo essere arrivati a Punta Manara, adesso continuiamo con l'anello. Abbiamo fatto una salita abbastanza tosterella, perché è il sole soprattutto. E adesso stiamo per arrivare al punto panoramico di Terra Rossa. Ci dovrebbero essere ancora 15 minuti più o meno. Terra Rossa è un grande spiazzo pianeggiante, con un fantastico panorama sul mare e un paio di tavoli dove potersi fermare per una pausa. Per fortuna uno dei due all'ombra, il posto perfetto per il nostro pranzo. Sosta finita, rimettiamo la crema solare e partiamo. Entriamo subito in un bosco, è un paesaggio molto diverso rispetto al primo tratto. Camminiamo infatti principalmente in discesa, circondati da altissimi pini marittimi.
Dopo che abbiamo imboccato la seconda parte di Anello dopo Torre di Punta Manara, abbiamo notato che ci sono molte meno persone sul percorso, probabilmente perché ripercorrono la stessa strada dell'andata, anche se devo dire questa parte di sentiero è molto bella. Godendoci i suoni della natura e questa pace, raggiungiamo con tutta calma il punto da cui siamo già passati questa mattina. Da questo incrocio mancano circa 20 minuti al rientro in paese e una volta tornati in centro non c'è niente di meglio di un gelato per concludere la nostra giornata. Noi adesso andiamo a prendere un po' di focaccia da portare a casa, ma nel mentre vi salutiamo. È stata un'uscita breve ma molto bella. Ci è piaciuto il sentiero, non troppo difficile ma incredibilmente panoramico. Come sempre, se volete sostenere il nostro lavoro, potete iscrivervi al canale, condividere il video o lasciare un mi piace o hype, un sacco di piccole cose insomma, che per noi però fanno la differenza. Quindi, grazie per essere arrivati alla fine. Noi al solito ci vediamo tra 2 venerdì. Qui a destra, se avete voglia di un altro trekking, ne trovate uno fatto nel Ponente Ligure. Un abbraccio, a presto. Ciao ciao! Ciao!